Così te volevo io a te. Ah, se famo una magnata, ragazzi miei. O famo strano, ma stranissimo proprio. Nel senso, c'ho voglia di qualcosa di strano, qualcosa di etnico, qualcosa di diverso. Non so i spiedini, uno spiedo differente. E se usassimo della lemongrass? Tu dici, ah, ma andiamo a prendere la lemongrass. Però questa può essere un'idea. Può essere pure usato un cipollotto. Il cipollotto lo usiamo qua in Italia per fare dei spiedini. Ci sta un posto a Palermo che fanno questi spiedini con l'interiore dell'agnello avvolti nel cipollotto. Quindi lo usiamo. Però se c'avete modo, modalità di trovare anche il lemongrass è perfetto. Li facciamo in due maniere, col cipollotto e con lemongrass. Dite se era buono? È buono sì. Ingredienti principali sicuramente la carne, una bella carne tritata, perfetta, buona, sceglietela sempre, andate dal macellaio, andate al banco del supermercato e scegliete il taglio che volete farvi macinare, o se scegliete, se non ve lo possono fare, scegliete il macinato con leggermente più costoso, polpa sceltissima, non ci deve stare quello scricchiolio sotto i denti. Poi, contorno, lo sapete no? I broccoli, il lemongrass o il cipollotto bianco per fare lo spiedino, lo zenzero, l'aglio, il lime, la cipolla rossa, l'uovo potrebbe servire per far tenere questa carne tritata, peperoncini di tutti i tipi. Poi, avete una mela che sta così vecchia, che sta a morire e che non volete più mangiare? Ci possiamo fare la salsetta d'accompagnamento con il curry e un po' di panna. La prima cosa che dobbiamo fare sono tante cose. Però è divertente, questo qua è il piatto che potete mangiare quando avete un po' di tempo. Immaginate io lo sto a fare dentro casa a Milano, potrei farlo però benissimo su un barbecue. Sentite il profumo? Alla grande. Prendiamo i nostri spiedini, i nostri probabili spiedini, eccoli qua. Sia cipollotti, che possiamo avere tutti, sia il lemongrass, che possiamo avere di meno. Mettiamo qui la carne, bella. Questa è mezzo chilo di carne all'incirca. Manzo fassone di razza piemontese. Magro, gustoso, buono, buono. Aglio, uno spicchietto d'aglio ce lo mettiamo, deve essere bello saporito. Stiamo facendo un qualcosa che ricordi l'etnico, no? Di casa nostra però. Grattugiamo, vedi? Così, un po' d'aglio, ci sta benissimo. E guarda qua, tiè, via, così. Sale, olè. Lime, ma non il succo, un po' di buccetta. Eppure questo dà freschezza. Tiè. E poi un po' di prezzemolo, così dà una bella botta di verde, me lo dimenticavo. Eccolo qua dentro, perfetto. Gli diamo una bella girata con le mani. Allora, io in questo caso, dato che sono amante del piccante, mi piace da morire, ci mettete anche dei peperoncini. Questi peperoncini sono velenosissimi. Ecco, così proprio battuto al coltello, vai, bello, piccantoso. Ok, meraviglioso. Giriamo bene, così. E capiamo se la carne è abbastanza ricca, diciamo è abbastanza appiccicosa e non serve l'uovo da aggiungere l'uovo. Penso di no, che non serve. La carne deve risultare bella appiccicosa, guardate, così, vedete? Non c'è bisogno, io ho un uovo anche di riserva. Madonna, che profumo! Pazzesco, no? È pazzesco, buonissimo, buonissimo. Guardate, facciamo così, tiriamo fuori la carne, avvolgiamo intorno al cipollotto la ciccia, così. Facciamo degli spiedini, ok? Così. Guardate che belli, eh? Così, belli. Belli proprio aderenti, eh? Deve essere proprio una cosa aderentissima. Eccolo qua, così per tutta la lunghezza fino qui del nostro cipollotto. E poi lo possiamo fare anche con lemongrass. Tagliamo la parte sotto, sprigiona anche il profumo. Eccolo qua. Adesso è meraviglioso. Così c'è questa aroma che inebrira la carne. E andiamo a rivestire la lemongrass e i nostri cipollotti.
Quindi, per quelli che non trovano le lemongrass, la sostituzione già l'ho trovata, il cipollotto, e da sempre si applica in Sicilia i tornureddu, non so, non mi ricordo come si chiamano, insomma, sti spiedini con l'interiore d'agnello, però che non è carne trita, ma è carne che arrotola intorno al cipollotto ed è perfetto. Massaggiatelo, stringetelo, schiacciatelo, tiè, guardate che roba. Però ho dato una bella idea dello spiedino fatto, vabbè, con le lemongrass è un po' più complicato, ma con la cipollotto, come lo fanno a Palermo, è figo, eh. Se ti è piaciuto, ma a te non ti costa niente, ti puoi iscrivere a sto canale, che mi stai a guardare che non sei iscritto, ma perché lo fai? Perché lo fai? Iscriviti subito, dai. Contorno, broccoli. Allora, quando si va in Oriente ci sono, i broccoli si trovano, questo tipo di broccoli si trova, e si trovano questi spinaci, loro li chiamano di fiume, che sono buonissimi, quando vai in Thailandia, quando vai a Bali, in Indonesia, e sono eccezionali. I broccoli ci stanno, in questa ricetta stanno perfetti. Facciamo così, tagliamo a pezzettoni, ok. Acqua in piena ebollizione, salata, li andiamo a scottare leggermente. Poi il bastoncino qua, il tronchetto della felicità, lo puliamo un po', così lo sfibriamo. Ecco qua, guardate, arrivo al bianco, vedete? Ecco qua. E questo lo possiamo mangiare tranquillamente. Vediamo questa parte più dura, via, così. Vai, e cuociamo pure questo. Non stiamo con le mani in mano. Quindi, cipolla rossa. Oltre a quelle bianche usate come spiedino, la cipolla rossa. Facciamo un bel fondo per questa salsetta. Cipollotto, burro chiarificato, no agli extravergine d'oliva. Qui lo facciamo un po' strano, un po' etnico, no? Mela. Dici, ma che c'entra la mela? Gli dà la dolcezza, vedi quanto è malandata sta mela vecchia, brutta. Oh, alzati e cammina, alzati e cammina. Questa è stata dimenticata sta mela, è stata dimenticata. Gli dà la dolcezza a questo piatto, guarda qua così. Vediamo al volo, facciamo sciogliere un po' il burro, mettiamo la meletta. Oh. Curry, mild, diamo una girata, quindi facciamo tostare il curry sul fondo del nostro decamino. Uso un po' d'acqua dei broccoli e vado senti? Senti sto rumore? E facciamo cuocere. Non vedo l'ora. E adesso vado ad aggiungere, guarda un po', la panna. O anche dello yogurt potete aggiungere. Eccolo qui. Giriamo. Verdure pronte. Un po' al dente, vedete? I broccoli. Belli, ci abbiamo pure un po' di verde. Deve essere colorato sto piatto, deve essere bello, capito? Ci sono sta un po' di colori, il giallo, il verde. Vedete divertire, quando mangiate vi dovete divertire con i colori. Prepariamo adesso la padella per fare questi spiedini. Burro chiarificato e incominciamo a prendere i nostri spiedini. E vedete che faccio io? Li schiaccio un pochettino. Così. Profumo pazzesco, eh? Potete usare anche dell'olio di semi, perché in questo caso non ci sta bene l'olio di extravergine oliva. Andiamo a modificare un po' questi gusti un po' orientaleggianti. E adesso andiamo a frullare tutta questa cremetta. Incominciamo a girare. Così te volevo io a te. Io così te volevo a te. Io così, guardati, così, così, yeah, vai, ole, ok, così, belli. Mo se famo una magnata, ragazzi miei, bruciano, guarda che sono belli, guarda che sono belli colorati così.
Pulita la padella antiaderente in questa maniera, facile, facile, facile. Ah, e buttiamo i broccoli. Così. Un po' di salsa di soia. Spengo. Ecco qua. E ci abbiamo pronti pure i nostri broccoli. Assaggiamo la salsetta. Se serve un po' di sale, sicuramente vi servirà, che non abbiamo messo. Serve assolutamente. Ok, giriamo. Buonissima. Ecco qua la salsetta. Tagliamo un po' di peperoncino verde così c'è il contrasto con il curry e un po' di rosso in questa maniera. I nostri broccoli. Così. E guardate che meraviglia ragazzi, guardate che piatto, stupendo. Se stiamo in Oriente ci poteva essere il riso, no? Che ci hanno sempre pronto, cotto. Noi stiamo in Italia e oltre al riso che ci abbiamo sempre spesso, noi abbiamo pure il farro, che è un cereale antichissimo ragazzi, che ha un bel po' di proteine. E poi questo qua ce l'avevo in frigo perché ho finito da fare i miei corsi di cucina sulla pianificazione della spesa e l'organizzazione dei menù della settimana e mi ha avanzato sto farro che avevo fatto vedere come si conserva, si cuoce e che si conserva in frigo. Volevo mangiare e bere, forse oggi ho esagerato. Cioè questo è proprio uno stalattite proprio, di ghiaccio, vedete che figata? Oddio mio, che bellissimo. Birra, ci abbiamo una Belgian Strong Ale, vediamo un po', birra flea, buonissima. Allora, apriamo, grande. Qua ci abbiamo, tosta, 8 gradi, raga. Sentiamo un po', questo qua a noi ci piace sto rumore, guardate un po'. Qui abbiamo delle note di frutta esotica, spezie e scorza d'arancio, ma sarà vero? Assaggio questo qua, questo qua il cipollotto. Guardate che bello colorito sotto. Mmm, 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 mmm. Salsetta. Mmm, 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 mmm. Da paura. Mi piace da morire. Modo, rifatelo ragazzi, facile, col cipolotto si può rifare e divertite perché è un bel piatto questo, è un piatto unico pazzesco. Se c'è del faro va bene, se un po' di riso, che bagnate con questo curry sul riso, sempre bagnate da paura, c'è di tutto, le verdure, la carne, la ciccia, tutto. Buono. La porti su a sta birra.